design nelle aziende del futuro sarà sempre più importante perché sta cambiando il modo di costruire brand, da un approccio TV-centrico a un approccio invece all'esperienza. Il design ha un ruolo fondamentale nel creare quel tipo di esperienze, e poi perché sta cambiando il modo di fare innovazione. Tutte le aziende del mondo sono costrette oggi a fare innovazione come non mai, perché chiunque può avere un'idea, avere accesso al funding in modo relativamente semplice, il costo delle tecnologie e del manufacturing si sta abbassando, si usano le piattaforme e-commerce per arrivare al consumatore, si comunica attraverso i social media, quindi si crea una competizione allargata, non c'è più modo di proteggere nessun tipo di mediocrità, e qui il design thinking basato su empatia, strategia e la capacità di creare e prototipizzare è fondamentale per generare innovazione in modo efficiente, con alta qualità e con il giusto grado di confidence nell'organizzazione che si sta facendo la cosa giusta. Il designer è un creatore di senso, un creatore di significato attraverso dei prodotti o dei brand o dei servizi. Quindi per essere un bravo designer prima di tutto bisogna capire come creare senso e significato per le persone, bisogna partire dall'essere umano e quindi essere in grado di capire i sogni ma anche i bisogni delle persone e poi trasformarli in soluzioni. Quindi prima di tutto avere una fortissima empatia e capacità di capire il pubblico. Poi bisogna padroneggiare tutte le varie sfaccettature del mondo del design. Di solito la formazione è in un ambito, in un pilastro, potrebbe essere l'industrial design o il design grafico o la moda o l'architettura, l'esperienza, il digitale e così via. Ma per essere un bravo designer e creare valore per l'impresa bisogna poi capire tutti gli altri mondi che non sono i propri mondi primari, perché oggi i prodotti e i brand sono on stage, come diciamo in America, 24 ore su 24, e quindi bisogna capire come gestire tutte le manifestazioni, tutti i touch point di quei brand e poi di quei prodotti sulle varie piattaforme di comunicazione ed uso. Terzo, bisogna capire il business, bisogna riuscire a capire quali sono i driver fondamentali per generare successo sul mercato. Mi concentro fondamentalmente sulle persone per cui sto disegnando. Poi alla fine ovviamente entrerà in gioco la mia creatività, il mio gusto, il mio approccio. È ovvio che quello che io creo esce dalla mia anima, dal mio cuore e dalla mia testa, ma è fondamentale concentrarsi sulle persone per cui si sta disegnando, focalizzarsi sui loro sogni e bisogni e capire che cosa si può creare per loro che abbia senso. L'approccio italiano è spesso molto centrato sul designer e quindi si fanno queste conversazioni, questi dibattiti e si parla sempre della visione del designer, del punto di vista del designer, della sensibilità del designer, e raramente si parla invece della sensibilità della persona, dell'utente, delle persone per cui stiamo disegnando. L'approccio anglosassone è l'opposto, parte invece dal discorso sull'utente e poi dopo quasi annienta spesso il designer. Io penso che l'equilibrio tra i due mondi sia poi l'area invece di successo dove dobbiamo andare. Un giovane studente dovrebbe capire che alla fine degli studi, alla fine dell'università, quello è solo il momento in cui si inizia a imparare, ovvero che la vita, il lavoro è una scuola e bisogna entrare nella vita, nel lavoro sempre con quella curiosità intellettuale che ti permette di continuare a imparare. Questo è sempre stato vero, oggi è più vero che mai perché i modelli di business continuano a cambiare, il modo di fare innovazione continua a cambiare, le tecnologie continuano a cambiare, quindi pensare che si impari qualcosa a un certo punto e poi dopo lo si possa sfruttare negli anni è un pensiero un po' ingenuo nel mondo in cui viviamo.